Ciao e bentornato. Abbandoniamo di nuovo la pratica e ci tuffiamo momentaneamente nella teoria per capire come risolvere un problema molto fastidioso, un difetto ottico che si può presentare nei nostri scatti quando fotografiamo una grossa sorgente luminosa. Il problema di cui sto parlando si chiama lens flare. Esistono essenzialmente due tipologie di questo difetto ottico e sono il lens flare a ghost e il lens flare a velo. Vediamo quindi innanzitutto di cosa stiamo parlando. Il lens flare a ghost, come puoi vedere anche dalle immagini che stanno scorrendo, si manifesta essenzialmente in questi ghost, in queste aberrazioni che vengono poligonali o circolari che si formano sul sensore. Vedi che hanno diverso colore, diversa forma e dipendono, come ti ho detto, dalla presenza della luce, vedi, frontale. Abbiamo una grossa luce frontale che può essere evidente nell'immagine o comunque può essere anche laterale, ma comunque è ben evidente, e forma queste aberrazioni. La natura di queste aberrazioni, quindi soprattutto la loro forma, dipende dalle lamelle del diaframma, da quante lamelle sono, perché in base a quante lamelle ci sono il foro non è perfettamente circolare, ma può avere una forma esagonale, pentagonale e via dicendo, e in questo caso si formano dei ghost, diciamo, di forma diversa. Il lens flare a velo invece, che puoi vedere in questa fotografia, soprattutto nella parte destra dell'immagine, si manifesta appunto come questa velatura della composizione, in cui si ha una netta parità di contrasto o di colori, ed è dovuto, come sempre, anche in questo caso puoi vederlo, dalla sorgente luminosa, che è laterale o frontale all'interno dell'obiettivo. In questa immagine puoi anche vedere dei ghost di dimensioni abbastanza notevoli, invece dalla parte opposta dell'immagine. Quindi non è detto che abbiamo una sola tipologia di lens flare, possiamo avere sia lens flare a velo e sia quello a ghost o poligonale all'interno della stessa immagine. Ora che abbiamo capito di cosa stiamo parlando, passiamo un po' più nel dettaglio e cerchiamo di capire il perché, quali sono le cause, le aggravanti della formazione di questo difetto e soprattutto come attenuarlo nei nostri scatti. Allora, la causa principale che ti ho detto precedentemente è il fatto che ci sia una grossa sorgente luminosa che sia davanti o frontale alla fotocamera. Questo avviene perché quando noi scattiamo una fotografia la luce è fondamentale, lo sappiamo tutti. La luce serve a imprimere le informazioni sul nostro sensore e quindi a donarci la fotografia. Ma non tutta la luce serve a fotografare. Una parte di questa luce, che è chiamata luce parassita, non serve nel processo dello scatto e anzi causa appunto queste infiltrazioni di luce che causano questo difetto, il lens flare. Quindi il lens flare cos'è? È dovuto essenzialmente a dei processi di rifrazione di questa luce parassitaria all'interno dell'obiettivo. Come ti ho detto in precedenza, l'obiettivo è formato sì da una lente frontale e da una lente posteriore, ma all'interno abbiamo diversi gruppi di lente che aiutano, diciamo, a mettere a fuoco oppure possono aiutare la stabilizzazione. Quando noi abbiamo un'ottica stabilizzata, che abbiamo visto in precedenza, la stabilizzazione avviene tramite il movimento delle lenti interne. Più lenti ci sono, più questo movimento è accurato. Quindi le lenti stabilizzate, o anche le ottiche zoom, sono molto più complesse per esempio di un'ottica fissa, e avendo più lenti interne possono causare maggiormente questo processo di rifrazione e quindi la causa del lens flare. Ma non sono solo queste le cause possono essere anche l'apertura del diaframma, adesso vediamo come, la lunghezza focale, ovviamente anche la qualità e la costruzione della lente possono influenzare la formazione di questo difetto. Lenti di qualità maggiore avranno meno possibilità di formazione di lens flare rispetto a lenti di pessima qualità. Un'altra aggravante nella formazione di questo difetto è l'eventuale presenza di sporco sulla lente. Se per esempio noi non abbiamo le lenti perfettamente pulite, ma ci sono magari della polvere, delle impurità o dell'editata anche semplicemente, aumentano i fenomeni di rifrazione e quindi c'è la possibilità della formazione del lens flare. O magari non è un lens flare, è semplicemente lo sporco che è sulla lente ed è dovuto essenzialmente a quello, basta che pulisci la lente e tutta la situazione torna, diciamo, in situazione normale. Ma adesso andiamo a vedere come ogni singola variabile che abbiamo analizzato adesso possa influenzare la formazione del lens flare. Per farlo utilizziamo un simulatore di obiettivi molto utile che ti consiglio di utilizzare prima di comprare un qualsiasi obiettivo, in modo tale da vedere come si comporti questa lente in condizioni di luce frontale o laterale. Come puoi vedere l'interfaccia è molto semplice, abbiamo questa immagine del cielo con una porzione di luce laterale e puoi scegliere di confrontare due diverse lenti. Tramite il menu tendina, se vai dentro, clicchi, vedi abbiamo veramente un'infinità di lenti di qualsiasi marca e puoi scegliere poi successivamente sia la lunghezza focale e sia l'apertura del diaframma, che come abbiamo detto influenzano la formazione del tuo lens flare. E vedi che cambiando obiettivo e cambiando le varie variabili si ha una formazione del lens flare
nettamente diversa a seconda degli obiettivi. Ovviamente per cambiare immagine, vedi, basta andare lì sulla freccia e a seconda di dove punta la freccia bianca hai la corrispondenza dell'obiettivo. Allora, come prima cosa confrontiamo le varie tipologie di lenti, mettiamo una lunghezza focale uguale, un'apertura del diaframma uguale, l'unica differenza è il fatto di utilizzare sulla sinistra una focale fissa, quindi un Nikon 35 mm f1.8 e sulla destra un Nikon 17-35 mm, quindi un obiettivo zoom. Come abbiamo detto, gli obiettivi zoom sono ovviamente più complessi di quelli a focale fissa e quindi sono più soggetti, secondo teoria, alla formazione di lens flare. Vediamo adesso sulla pratica se è vera questa cosa. E direi che da questo esempio è evidente. Con la focale fissa abbiamo una piccola formazione di lens flare lì in basso e un po' di lens flare a velo, un ghost basso lì sulla destra e un lens flare a velo, mentre passando sullo zoom abbiamo sempre la solita attenuazione del colore, quindi un po' di velo, ma abbiamo una grossa formazione di lens flare poligonale, quindi di quella ghost. Quindi apparentemente gli zoom sono peggiori delle focali fisse. Proseguiamo questo confronto, questa volta parliamo sempre di complessità delle lenti, mettiamo sulla sinistra un obiettivo zoom, mentre sulla destra un obiettivo zoom uguale, ma con la sigla VR, quindi un obiettivo stabilizzato. Quindi teoricamente è ancora più complesso di quello zoom, perché in questo caso abbiamo zoom stabilizzato o solo zoom. E vediamo la formazione. Allora, sulla sinistra, come puoi vedere, abbiamo un lens flare a velo non molto evidente e qualche formazione poligonale. Mentre passando quello stabilizzato il lens flare a velo è veramente evidente, vedi che c'è una parità di contrasto, di colore molto evidente e si ha sempre la formazione del poligonale. Forse in maniera minore, ma comunque è molto più evidente l'altra formazione del lens flare a velo. Quindi anche in questo caso comunque lo stabilizzato restituisce una situazione peggiore rispetto quello solo zoom. Proseguiamo sempre il confronto delle nostre ottiche paragonandole a livello di complessità, quindi uguale lunghezza focale, uguale apertura del diaframma, e paragoniamo un Nikon 105, quindi una focale fissa, con una focale zoom e stabilizzata, quindi il massimo della complessità. Allora, 105 fissa diciamo che abbiamo una piccola formazione di lens flare, ma veramente minima poligonale lì, mentre quello a velo non è praticamente esistente. Invece a destra vedi cosa succede ed è completamente in una situazione opposta ed è evidente come sia comparso del lens flare in questa situazione. Quindi anche in questo caso possiamo confermare che gli obiettivi più semplici hanno meno probabilità della formazione di lens flare rispetto a quelli più complessi. Quindi facendo una classifica partiamo da quelli a focale fissa, che sono quelli che hanno meno possibilità di lens flare, poi abbiamo gli zoom e infine gli stabilizzati. Per quanto riguarda invece la lunghezza focale, possiamo dire che in generale il grandangolo soffre meno di un teleobiettivo per quanto riguarda il lens flare. Sia perché i costruttori sanno che il grandangolo ha un ampio angolo di campo e quindi è più probabile che ci sia una sorgente luminosa in posizione frontale o laterale e quindi progettano questi obiettivi proprio per essere protetti dai lens flare, e sia perché avendo appunto questo ampio angolo di campo la sorgente luminosa è sempre più piccola di quella vista con un teleobiettivo e abbiamo visto che la causa principale della formazione di lens flare è appunto una grande potente sorgente luminosa frontale o laterale alla fotocamera. Ora che abbiamo visto questi concetti iniziali andiamo a vedere in pratica sul software se è vero quello che stiamo dicendo. Resta comunque attenzione anche che la lunghezza focale è strettamente vincolata alla qualità della lente. Se la lente è di pessima qualità, anche se la lunghezza focale è ridotta, può soffrire di lens flare in maniera evidente. Quindi iniziamo subito, prendiamo un Nikon due lenti fisse, un Nikon 24 mm e un Nikon 180 mm, quindi una bella lunghezza focale di distanza e lasciamo ovviamente l'apertura del diaframma uguale. E vediamo che nel teleobiettivo, nel 180 ovviamente è molto più evidente. Nel 24 mm abbiamo solo un leggero flare a velo, ma proprio minimo, e qualche flare poligonale, mentre nel teleobiettivo abbiamo un grosso lens flare a velo abbastanza marcato, tanto marcato da far sparire alcuni flare poligonali che sicuramente comunque ci saranno. Ne è evidente uno solo qua in basso. Quindi in questo caso il teleobiettivo si è comportato peggio del grandangolo. Facciamo ancora un caso. In questo caso prendiamo due lenti zoom senza nessuna delle due stabilizzate, un Nikon 1424 e un Nikon 70-300.
uguale apertura del diaframma, mettiamo 14 mm da una parte e 70 dall'altra, quindi ristretta lunghezza focale, e vediamo che con i 14 mm sì, si ha un po' di formazione di ghost in un'unica linea, mentre con i 70 mm la formazione di ghost è abbastanza evidente, dimensioni soprattutto maggiori, e quindi difficilmente toglibili anche in post-produzione, mentre quelli più piccolini magari con alcuni strumenti di rimozione degli oggetti puoi togliere. Quindi anche in questo caso il teleobiettivo si è comportato in maniera peggiore rispetto al grandangolo. Analizziamo ora l'ultima variabile che avevamo preso in considerazione, l'apertura del diaframma. Generalmente possiamo dire che piccole aperture del diaframma, quindi F16, grandi numeri di F, hanno un'influenza, presentano dei fenomeni di rifrazione maggiori e quindi hanno un'influenza maggiore nella formazione dei lens flare. Quindi a F grandi come F16 F22 c'è più probabilità di ottenere lens flare rispetto a un F1.4 o un F2.8. Vediamo adesso sul software se è vera questa cosa. Come al solito prendiamo questa volta proprio due obiettivi identici, Nikon 1424, quindi zoom non stabilizzato, stessa lunghezza focale, l'unica variabile è appunto l'apertura del diaframma. A sinistra F16, quindi molto chiuso, e a destra F2.8, quindi molto aperto. Vediamo come si comporta e vediamo che a F16 ci sono parecchi ghost poligonali e un leggero lens flare a velo, soprattutto nella parte sinistra dell'immagine, mentre se noi andiamo a F2.8 spariscono praticamente i ghost poligonali, ne abbiamo giusto qualcuno, una situazione comunque migliore rispetto a F16. Di lens flare 70-300, 70-300, lunghezza focale 70 e apertura del diaframma da una parte F4 che è la minima e dall'altra F16. E anche in questo caso si comporta peggio l'obiettivo quando il diaframma è molto chiuso, ma come puoi vedere si ha una bella formazione di lens flare sia da una parte che dall'altra. Comunque siamo a 70 mm soprattutto con due obiettivi che sono zoom e quindi molto complessi, e quindi il fenomeno di rifrazione si verifica praticamente sempre. Ovviamente poi combinando i diversi fattori possiamo vedere per esempio un altro caso, mettiamo due obiettivi zoom, Nikon 14-24 e Nikon 70-300, e cambiamo sia la lunghezza focale che un po' il diaframma, quindi da una parte 14 mm e apertura ampia 2.8, da una parte 70 mm e un'apertura un po' più ristretta, comunque abbastanza ampia, F4. E vedi come si comporta anche in questo caso l'obiettivo. Ed è molto peggio ovviamente a 70 mm, quindi comunque la lunghezza focale ha una incidenza diciamo maggiore rispetto sicuramente a quella del diaframma. Comunque questo è un software molto utile che ti consiglio di utilizzare prima di comprare il tuo obiettivo, perché in questo modo poi ce n'è veramente tanti, puoi scegliere l'obiettivo che vorresti comprare e paragonarlo magari a uno che hai già o a un altro pretendente in fase di acquisto. Come sempre trovi il link in descrizione ed è sempre tutto gratuito come tutti i software che abbiamo visto fino adesso. Vediamo ora ancora una variabile che avevamo visto in precedenza, la qualità, la costruzione della lente, e ti ho detto che comunque le lenti Nikon sono quelle che soffrono meno di lens flare. Andiamo a vedere questa cosa qua se è vera. Prendiamo per esempio un Nikon 24 mm f2.8 con un Canon 24 mm f2.8, stessa apertura del diaframma, stessa lunghezza focale, quindi l'unica cosa che è differente diciamo è proprio la casa produttrice, da una parte Nikon e da una parte Canon. E vedi che con Nikon abbiamo un leggero lens flare a velo e qualche formazione poligonale, qualche ghost, mentre con Canon migliora il lens flare a velo, che comunque è una lens flare che si può migliorare anche in fase di post-produzione più facilmente di quello poligonale, ma con Canon abbiamo una formazione di poligoni molto maggiore. Paragoniamo sempre due lenti uguali di questa casa, con uguale lunghezza focale, uguale apertura del diaframma. Con Nikon abbiamo poca formazione poligonale, ma abbiamo un grande lens flare a velo, mentre con Canon abbiamo una grossa formazione di lens flare poligonale. In questo caso si comportano quindi in maniera uguale, forse c'è meno lens flare poligonale in quello Nikon, meno evidente, ma secondo me poi risalendo il contrasto e rifacendo diciamo risaltare i colori e quindi di conseguenza i lens flare che sono nascosti sotto, avremo più o meno la stessa quantità poligonale tra Nikon e Canon. Anche perché essendo due obiettivi zoom e due obiettivi stabilizzati, vedi VR e IS da una parte, sono obiettivi altamente complessi, quindi con tante lenti in mezzo, e quindi il lens flare si forma praticamente sempre, ovviamente in condizioni di luce frontale o laterale. Lasciamo il Nikon e prendiamo un Sigma questa volta.
stessa lunghezza focale e stessa apertura del diaframma, e vediamo che si comporta peggio il Sigma, visto che comunque produce più lens flare poligonali, mentre il Nikon un lens flare a velo e qualche forma poligonale. Quindi, ora che abbiamo capito come si forma il lens flare e soprattutto quali siano le cause che portano a questo difetto, vediamo un pochettino come riuscire a attenuarlo. Allora, visto che il lens flare si forma essenzialmente per un fenomeno di rifrazione, abbiamo detto che usare innanzitutto lenti di qualità e con ottiche fisse si migliora la situazione, quindi c'è meno possibilità sicuramente di ottenere un lens flare utilizzando un'ottica fissa e soprattutto un'ottica anche di qualità. Un altro parametro da tenere in considerazione è la pulizia delle lenti, visto che ci possono essere difetti ottici che sono essenzialmente dovuti alla sporcizia appunto ereditate, ai fenomeni di rifrazione che si formano proprio causati da questa sporcizia sulla lente e non dalla lunghezza focale usata o dal diaframma o dalla qualità costruttiva della lente. È proprio un fenomeno dovuto alla sporcizia che è presente. Quindi pulisci sempre bene la tua lente, nelle prossime lezioni ti spiegherò come. È un processo veramente semplicissimo. Un'altra possibilità che hai per attenuare la formazione di lens flare è sicuramente quello di spostare l'autofotocamera. Quindi spostando l'inclinazione o comunque abbassandoti, prendendo un po' più dall'alto, un po' più dal basso, si ha un'incidenza diversa dei raggi che entreranno all'interno della fotocamera. E come abbiamo detto, il fenomeno del lens flare è dovuto essenzialmente alla fenomeni di rifrazione e quindi cambiando l'incidenza, cambiando anche la rifrazione, puoi riuscire a attenuare il lens flare in maniera molto semplice. Se poi devi per forza fotografare in quella direzione, a quell'angolazione, la cosa migliore che puoi fare è utilizzare un bel paraluce. Il paraluce è uno strumento che spessissimo viene ignorato da un fotografo, soprattutto se alle prime armi, ma è uno strumento veramente fondamentale per ottenere immagini prive di lens flare. Il paraluce è un accessorio che solitamente viene venduto con l'obiettivo ed è proprio specifico, nasce proprio per attenuare il lens flare ed è specifico per quel determinato obiettivo. È proprio per questo motivo che abbiamo un paraluce di forme estremamente diverse, perché ovviamente ogni obiettivo è diverso e quindi ogni paraluce si adatta perfettamente solo a quell'obiettivo. Quindi utilizzando un paraluce di un obiettivo diverso rispetto a quello che stai utilizzando, non avrai la stessa attenuazione del lens flare come se utilizzassi quello suo, perché ti ripeto, ogni obiettivo ha il suo paraluce, che di solito è venduto insieme quando compri l'obiettivo. Quindi se compri un obiettivo usato, presta attenzione sempre che ci sia il paraluce in dotazione. Vediamo un attimo come si comporta il paraluce. Abbiamo detto che le lens flare si formano a causa della luce parassita che colpisce lateralmente il nostro obiettivo e vedi che se noi andiamo a mettere il nostro paraluce praticamente respingiamo i raggi che causano il lens flare. Abbiamo sempre la fotografia perché la luce colpisce frontalmente il nostro obiettivo nel giusto angolo di campo del nostro obiettivo, mentre tutta la luce che proviene da fuori dall'angolo di campo, che quindi è parassitaria, viene praticamente schermata. Se non hai un paraluce o momentaneamente non puoi magari montarlo perché hai poco spazio davanti, puoi anche provare a mettere una mano. In questo modo puoi provare a attenuare i raggi del sole o della fonte di luce che hai davanti semplicemente con una mano o con un altro oggetto davanti. La cosa migliore, ti ripeto, è sempre usare il paraluce perché attenua perfettamente, si adatta perfettamente all'obiettivo, viene avvitato al di sopra dell'obiettivo ed è un gioco da ragazzi. Una volta messo, fermerà tutta la luce parassitaria entrante. Quindi in questa lezione abbiamo capito cosa sono i lens flare, abbiamo parlato di questo difetto ottico dovuto appunto alla formazione per rifrazione della luce al di fuori dell'angolo di campo e abbiamo cercato di capire come attenuare questo difetto. Abbiamo visto che la cosa migliore è sicuramente utilizzare il paraluce, ma poi possiamo usare anche focali fisse o magari grandangolari. Anche l'apertura del diaframma abbiamo visto che incide. Se il diaframma è molto chiuso abbiamo più possibilità di fenomeni di rifrazione e quindi la formazione dei lens flare avviene molto più probabilmente con diaframmi chiusi. Detto questo, il lens flare ultimamente, negli ultimi anni, se prima era visto sempre come un difetto da cercare di sconfiggere, è stato anche utilizzato come forma artistica all'interno della fotografia, ma anche non solo nella fotografia, anche nel cinema, come puoi vedere anche dalle immagini che stanno scorrendo, è utilizzato spessissimo, sia per valorizzare sia per dono artistico essenzialmente alla scena, o per valorizzare magari un determinato punto della composizione, per dare risalto a un soggetto, a una particolarità del soggetto. Quindi puoi utilizzare i lens flare e utilizzarli nella tua fotografia appunto per direzionare magari lo sguardo dell'osservatore verso un determinato punto,
Hai visto che formano spesso delle linee, i poligoni, i GOS si formano spesso su una stessa linea e quindi questa linea può indirizzare l'occhio dello spettatore verso un determinato punto della composizione. Ovviamente se vuoi che i lens flare vengano adesso formati sulla tua fotografia, devi ragionare in maniera completamente opposta come abbiamo visto prima. Quindi smonti completamente il paraluce, perché abbiamo visto che è lo strumento fondamentale per togliere il lens flare. Poi puoi giocare con l'angolazione della fotocamera in modo tale questa volta da ottenere il lens flare. Un altro modo per ottenere questo difetto è rimettendo a fuoco. Se per caso non è evidente adesso nella tua immagine, se rimetti a fuoco in un altro punto della fotografia, le lenti interne si spostano e quindi si può verificare un fenomeno di rifrazione maggiore e quindi una formazione di lens flare maggiore. Dipende appunto da quello che vuoi nei tuoi scatti, se vuoi ottenerlo o se non vuoi ottenerlo. Un altro modo per ottenere il lens flare nei tuoi scatti è quello di complicare ancora ulteriormente la struttura, quindi magari montare dei filtri davanti, un filtro UV o un'altra tipologia di filtro. Aggiungi ovviamente un altro pezzo di vetro e quindi si complica di più la struttura e c'è la possibilità di formare ulteriormente dei fenomeni di lens flare. Anche con questo argomento abbiamo finito. Come sempre, se avessi qualsiasi dubbio o domanda, non esitare a contattarmi tramite la mail oppure scrivere semplicemente un commento qua sotto e ti risponderò veramente in pochissimo tempo. Ci vediamo nella prossima lezione.